Ciao amici e amiche del segno del leone, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 19 gennaio al 1 febbraio, dove troveremo la luna piena in leone. Voi potreste sentire particolarmente forti le energie in questo periodo. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. Adesso possiamo partire con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. Prima di ascoltare gli oracoli, dal punto di vista astrologico, cosa aspettarci? Questo periodo ci porterà una bella carica di ottimismo, di creatività, di desideri che si realizzano e anche di problemi che migliorano, si risolvono anche del tutto, poi dipende dal tipo di problemi ovviamente, però già c'è una bella fase di miglioramento e soprattutto un ottimo periodo per promuovere progetti, anche di buone idee, sfruttare il proprio fascino, di iniziare un nuovo lavoro, una nuova relazione, nuove conoscenze, amicizie, fare viaggi e divertirsi. Di contro, le emozioni possono essere molto forti, eccessiva ambizione, delusioni, bisogno di attenzione, egoismo e qualcosa insomma può portare a situazioni di conflitto e difficoltà di comunicazione, quindi è meglio usare le proprie energie con delicatezza e parsimonia. Adesso il nostro primo oracolo ci dirà il vostro momento presente, quindi le vostre energie e come diciamo vi trovate proprio intorno al 19 gennaio. Abbiamo luce lunare. Molto interessante perché questa effettivamente parla di nuova energia, ma anche di gioia, di qualcosa che funziona al meglio e anche di trovare la strada spianata riguardo a qualcosa, problemi che si risolvono o comunque abbiamo visto si avvicinano alla risoluzione. Quindi abbiamo una bella fase di miglioramento, anzi ci dice che alcune cose andranno ancora meglio di come le pensiamo. Direi che è un ottimo punto di partenza, può anche voler dire che effettivamente questo potrebbe essere il tema dominante di tutto questo periodo e allora quindi di procedere con l'accogliere questa bella energia. Poi abbiamo la luna dell'unicorno, far riferimento alla speranza, a riuscire a trovare calma in alcune situazioni, però soprattutto ci consiglia di credere davvero in qualcosa, di avere fede e fiducia nelle proprie capacità, nel proprio potere e anche questa si riferisce al fatto di avere un tipo di approccio molto delicato, molto dolce, tutto è possibile, tutto si può realizzare, però magari abbiamo bisogno di utilizzare le nostre energie non in modo esagerato, irruente, senza fretta, senza pretendere insomma che le cose si realizzino subito, immediatamente, perché così poi ci carichiamo noi di tensione e anche potremmo bloccare le energie intorno a noi e quindi ci possiamo avvicinare al nostro obiettivo e ci avvicineremo al nostro obiettivo seppur lentamente, almeno sappiamo che qualcosa appunto va a realizzarsi. Magari con questa carta consiglio sempre di utilizzare, se lo desiderate e se magari già le utilizzate, adesso ancora di più, cristalli o la meditazione che può favorire certe cose. Poi abbiamo la gibbosa crescente. Questa è molto adatta in questo periodo perché effettivamente parla di preparazione, di energie
di crescita, di successo, anche un colpo di fortuna, di sforzi che vengono ripagati e premiati, di situazioni positive, di riuscire a gestire al meglio, non solo le proprie energie, però anche, le spese. L'importante è quello, proprio l'abbiamo visto sin dall'inizio, cercare di non esagerare, di non eccedere, di essere comunque pronti, a tutto, di prepararsi, però di farlo con cura, con attenzione. E adesso andiamo a vedere cosa ci dice l'oracolo dello sciamano. Allora, l'oracolo dello sciamano, con la sua prima carta, ci porta il sonaglio. Il sonaglio è molto interessante, a me piace perché ha quel significato, di risveglio, di richiamo. Avete presente quando magari sentiamo un suono, appunto in questo caso un sonaglio, una campana, a livello proprio di significato simbolico ha a che fare con la comunicazione, il richiamo, il risveglio del proprio potere latente o di un qualcosa che dobbiamo muovere. E magari fateci caso, pensateci, forse c'è bisogno di muovere l'energia. Abbiamo visto che arriva, assolutamente sì, però in alcune situazioni forse c'è bisogno di utilizzare il vostro potere proprio per richiamare quelle forze sottili e quindi che porteranno al muoversi di alcune cose. E poi è anche un richiamo ad agire con lucidità, con chiarezza e poi il risveglio, ad esempio, e anche il movimento di queste energie può anche avvenire, come abbiamo detto, tramite la meditazione, l'utilizzo di cristalli, a volte anche incensi, eccetera. Anche direi i nostri stessi, diciamo, guardiani, qualcuno da lassù, l'universo stesso che ci può aiutare, quindi tramite preghiere, invocazioni, qualsiasi cosa, quindi non ci sono assolutamente limiti. Come desiderate e come meglio, diciamo, sono le vostre stesse attitudini. Il mondo di mezzo ci fa capire che c'è una fase dove si possono intrecciare scelte, prove, sfide, un qualcosa di molto intenso e quindi quando si vive un'esperienza abbastanza dinamica, ci sta proprio, dicendo a voce alta che alcune azioni in questo periodo saranno determinanti e andranno ad influenzare il vostro futuro. Quindi meglio cercare di fare ordine, meglio cercare anche di vedere le situazioni e mettere per bene in luce alcune cose, perché è vero che quello che si vivrà può mostrare le nostre stesse risorse, però allo stesso tempo le nostre stesse vulnerabilità o alcune situazioni meritano un po' più di attenzione, di cura, di fatica purtroppo e quindi ecco la gestione della propria energia anche per cercare di affrontare il momento. E poi, come abbiamo visto, di attendere poi il momento giusto, non solo per agire, però anche per raccogliere. Il corvo forse può volervi dare un ulteriore indizio, perché si riferisce alla verità, alla riconoscere ciò che è autentico, a essere fedeli a se stessi, anche dire no alle regole, quelle fisse, quelle imposte, però comunque cercare coerenza tra ciò che si pensa, ciò che si prova e ciò che si fa, perché se c'è conflitto ovviamente può essere difficile poi agire con consapevolezza e concretezza. E poi riconoscere le illusioni, evitarle, essere onesti innanzitutto con se stessi e capire che effettivamente la verità è liberatoria sotto
tutti i punti di vista, quindi di utilizzare quelle lucidità come quella capacità di essere lucidi e di fare chiarezza prima di tutto con se stessi, abbiamo anche il richiamo, il risveglio e tutto questo vi aiuterà proprio a raggiungere i vostri obiettivi e il vostro benessere. Se conclude qui la lettura vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!